tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo un po' di un argomento interessante, in quanto capiremo un po' quali sono i costi per affrontare un programma alla pari in America con Cultural Care, cioè faremo riferimento ai costi di questa agenzia in particolare. E quindi capire un po' se rientriamo nel budget che abbiamo, quindi se dobbiamo risparmiare qualcosa in più e quindi se è una cosa che possiamo permetterci. Premetto che comunque il programma alla pari è un modo abbordabile alla fine di lavorare e studiare all'estero, perché comunque dopo l'investimento iniziale che bisogna fare per poter accedere al programma, poi comunque si avrà una volta in America uno stipendio settimanale e per di più vitto e alloggio pagati, quindi comunque quello che uno spende all'inizio ha modo di riaverlo poi col tempo una volta là. Quindi secondo me è accessibile e assolutamente conveniente, sì. Bisogna premettere una cosa, anzitutto prima di andare nel dettaglio di ogni prezzo, bisogna dire che non si pagherà niente, assolutamente niente, fino a quando non ci sarà il matching con la famiglia ospitante. Quindi finché voi non avrete la certezza di andare in un certo posto e saprete già quale sarà la vostra famiglia e sarete praticamente, avrete già tutto quasi deciso, voi non pagherete assolutamente niente all'agenzia. Quindi diciamo che è vantaggioso sia perché appunto se nel frattempo ci ripensate, se nel frattempo succede qualcosa per cui non potete più partire, per qualsiasi motivo fino a quando non sarà il momento di dire ci siamo, potrete disdire perché non avrete speso niente e non ci perderete assolutamente un soldo. Quindi solo vantaggi a stare con un'agenzia. Va bene, detto ciò, allora partiamo un po' con un po' di cifre. Prima di tutto la quota dell'agenzia. Allora, il costo del programma per quanto riguarda l'agenzia è di 600 euro, che comprende appunto l'assistenza di Cultural Care 24 ore su 24, 7 giorni su 7, una volta là, e anche prima della partenza con le varie consulenti locali che vi seguiranno passo passo. Avrete anche il volo di andata e ritorno compreso, cosa da non da nulla, e anche il volo da New York alla famiglia ospitante, perché come vi avevo già un po' accennato nei video precedenti, voi non andrete subito dalla famiglia, ma andrete a questa scuola a Long Island dove sarete un po' preparati a quello che vi aspetterà dopo. L'unica cosa, bisogna tener conto che volo di andata e ritorno compresi sì, ma quello di ritorno è compreso solo se si finisce completamente l'anno di ragazza alla pari, perché magari capita che qualcuna sente nostalgia di casa e vuole tornare e non ce la fa più e tutto, e magari capita questo prima della fine del periodo, quindi nel caso voi vogliate tornare prima il volo non è compreso. Poi diciamo che poi i prezzi, questi prezzi che vi do ora, sono da considerarsi per le partenze dal 2015, ormai è passato, va bene, però fino a settembre 2016. Quindi se voi programmate di partire successivamente o comunque non in queste date,
vi consiglio insomma comunque di dare una controllatina poi anche al sito, o insomma vedere che siano rimasti invariati e non vi troviate qualche sorpresina. Poi dovrete pagare 45 euro per la protezione viaggi, che insomma queste sono le due cifre che uno deve pagare, insomma, per forza, e sono queste. Poi per quanto riguarda l'assicurazione medica, tasto dolente, perché sappiamo tutti che l'assicurazione medica in America è costosa. Ad esempio al meeting informativo c'era una ragazza che faceva la presentazione che dava l'esempio di un'amica che era andata là senza assicurazione, quindi diciamo non mi pare neanche fosse con l'agenzia Cultural Care, però non vorrei sbagliarmi, comunque non aveva assicurazione, si era sentita male e doveva passare praticamente una notte al pronto soccorso. Per una notte al pronto soccorso ha dovuto pagare $25.000. 25.000 dollari, e non sto scherzando, cioè avete capito bene. E sono cifre del genere, se non più alte, soprattutto in base a cosa vi capita, perché poi non potete sapere cosa vi può capitare in un anno, perché veramente anche domani potete avere un incidente, diciamo di corna, per carità, però non si può mai sapere cosa può succedere, quindi partiamo per i venuti, che è meglio, soprattutto in un paese dove la sanità è così cara. Quindi ci sono due possibilità. Diciamo che Cultural Care si affida a un'assicurazione fatta apposta per le ragazze alla pari, che si chiama Erika, con la K. E ci sono due possibilità. Allora, per 12 mesi si ha un'assicurazione limitata, quindi diciamo non copre tutto, è un po' diciamo sconsigliata perché ci sono dei paletti, ci sono delle quote che insomma, e queste viene sui 640. Oppure c'è l'altra assicurazione che è illimitata e dura 13 mesi, quindi eventualmente copre anche il mese che potete sfruttare al fine del vostro programma di un anno di ragazza alla pari per eventualmente viaggiare, e costa 760 mi pare. Con questo avrete tutto compreso, anche e soprattutto la copertura legale. Finita la lavatrice? Va bene, grazie. Allora, e quindi avrete anche la copertura legale, avrete le diciamo prestazioni sanitarie senza costo, avrete il volo di ritorno in Italia eventualmente per gravi problemi in famiglia, nel caso ad esempio dovesse morire qualcuno, oppure al contrario il volo dei genitori a venire a trovarvi appunto se vi succede qualcosa sempre. Quindi diciamo è consigliabile, anche perché nel caso voi non vogliate spendere il 13° mese in America per viaggiare, insomma, potrete una volta in Italia chiedere il rimborso della differenza. Quindi, cioè, secondo me io personalmente andrei sicuramente per la seconda, perché davvero non si sa mai cosa può succedere. L'unica cosa, non mi pare siano comprese le prestazioni, cioè non è che non mi pare, non sono comprese le prestazioni dentistiche, quindi diciamo è consigliabile magari prima di partire fare una visitina dentistica, perché almeno non abbiamo brutte sorprese una volta là, perché il dentista è ancora più caro forse che l'ospedale in generale, quindi farei una controllatina. Io ad esempio ho i problemi del dente di giudizio che mi sono spuntati, ne ho già tolti 2, magari prima di partire vedrò di togliere anche gli altri 2, perché non vorrei spuntassero dal nulla mentre sono in America.
Oltre insomma a questi costi diciamo un po' più fissi e cioè più obbligatori, ci sono altri che variano un po' da caso a caso. Per esempio il passaporto, che assolutamente vi servirà, e se già lo avete tanto meglio, altrimenti dovete prevedere una cifra sugli 80 euro all'incirca. Andrete a fare la richiesta e in qualche giorno, massimo una settimana, dovreste avere il passaporto. Poi il visto, ovviamente, da chiedere all'ambasciata americana, sui 150 euro. Poi sempre insomma riguardo a queste cose un po' più burocratiche ci vorrà anche l'estratto del vostro casellario giudiziario, che siamo intorno ai 20 euro. Nel caso invece di una pratica più urgente siamo sui 23 mi pare, comunque una ventina di euro. Poi anche la patente internazionale, che vi ricordo bisogna che voi abbiate la patente di guida prima di partire, quindi se non ce l'avete già la fate prima di partire. Poi per avere la patente internazionale siamo sui 40 euro mi pare, più o meno, e anche bisogna che voi facciate una visita medica e poi bisogna che voi abbiate un certificato medico, quindi va un po' in base diciamo ai prezzi che il vostro medico curante ha. Facciamo riferimento all'incirca sui 30 euro, ok? E mi pare che questo è tutto. Mi pare che sì, siano questi i prezzi. Quindi, facendo un po' una somma totale, 600 euro costo del programma, 45 protezione viaggi, mettiamo 760 di assicurazione Erica, che è meglio, 80 euro di passaporto, mettiamoci anche quello, 150 di visto, 40 circa di patente internazionale, 30 di visita medica e 20 di casellario giudiziario. Siamo un totale di 1725 più o meno, perché abbiamo detto varia un po', quindi è un costo diciamo non diciamo proprio piccolo, però tenendo conto che comunque è un anno, che è un periodo lungo, è una somma che poi comunque avrete modo di riavere lavorando poi là, perché prenderete appunto 195 dollari e 75 a settimana, quindi in circa 3-4 mesi dovreste riprendere la somma. Per di più ci guadagneresti ancora, perché all'incirca siamo sui 9.000 e qualcosa all'anno, quindi in totale. Io non lo so, un pensierino ce lo farei, nel senso che sì, ci sono assolutamente agenzie magari meno costose di cultural care, però io sinceramente mi sto trovando bene con questa agenzia e non lo so, mi pare un prezzo accettabile. Con questo prezzo uno ci va una settimana, 2 all'estero a studiare l'inglese, quindi mi pare accettabile, nel senso. Voi che dite? Fatemi sapere un po' le vostre opinioni, e se state facendo anche voi, se state iniziando questa esperienza come me, lasciate qualche commento sotto, oppure cercatemi sui social. Sono insomma curiosa di sapere qualche vostra opinione, anche di qualche magari au pair già passata, nel senso che ha già finito la sua esperienza all'estero. Insomma, sono curiosa, sono in fibrillazione per questa esperienza che non vedo l'ora di iniziare. E niente, vi aspetto nel mio prossimo video e ci sentiamo presto.